E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete dei miei amici da tempo. Il mio obiettivo in questo video è quello di farvi vedere come cercare anche voi qualche pagliuzza d'oro lungo i fiumi italiani. Un argomento che ho già trattato in moltissimi altri video sul mio canale a cui vi rimando per ulteriori approfondimenti. L'oro è un metallo pesante e va a concentrarsi tra un ciottolo e l'altro, soprattutto dietro i sassi più grossi, valutando da dove arriva l'acqua, cioè da monte, e dove poi prosegue, cioè verso valle. Voglio farvi un esempio molto chiaro. L'acqua arrivava da monte e procedeva verso valle. Questo sedimento, cioè questa ghiaia qua dietro, potrebbe essere aurifera. Le pagliuzze d'oro è difficile trovarle a vista all'interno del sedimento e quindi si necessita di un piatto piuttosto che di una canaletta per concentrare dai sedimenti alluvionali, cioè quelli che trovate lungo il fiume, quei pochi sedimenti pesanti, e all'interno di questi potrebbe esserci anche dell'oro. Questo è un piatto per cercare l'oro. Viene tendenzialmente chiamato piatto o batea. È principalmente un catino, cioè un contenitore nel quale porrete il vostro sedimento che sperate sia aurifero, e andando a concentrare al fondo i sedimenti pesanti, come vi farò vedere nel corso del video, sarà possibile intravedere le vostre prime pagliuzze d'oro. In questo contesto di ricerca dei minerali, in Piemonte in questo caso, ho fatto richiesta e ottenuto un permesso per fare questo tipo di prospezione. Vi rimando a un video in cui spiego le varie regole, lo troverete nel mio canale, ma ve lo linko anche qua sopra. In questo primo giorno di ricerca, infatti, sto conducendo una prospezione di 2 giorni lungo il Porcupine Creek. Andrò a spiegarvi un paio di basi per permettervi anche voi di diventare un cercatore d'oro moderno, perché siamo nel 2021, ma molte tecniche sono già state tramandate di generazione in generazione. Tutto quello che dovete fare è ottenere uno di questi piatti, ma anche un fondo di vasi va bene, nel caso in cui vogliate anche solo provare. Una sessola per granaglie ci permetterà di raccogliere il sedimento alluvionale più facilmente. Invece questa zappetta che trovate sul mio negozio di Amazon, e qua sotto un link in descrizione, vi permetterà di escavare il sedimento potenzialmente aurifero. Dico sempre potenzialmente in quanto le pagliuzze le vedrete solo alla fine dei lavaggi. Talvolta i materiali, gli strumenti non sono altro che riciclati da altre cose. Per esempio questo era un vecchio ventilatore che ho riciclato come setaccio. Adesso mettiamo il setaccio sopra il piatto, vado a spostare questi sedimenti e a recuperare le ghiaie aurifere. Le pagliuzze sono molto piccole, di solito 1 millimetro o poco più, quindi non ha senso andare a lavare queste rocce a meno che non sono sporche. Fossero sporche come questa, questo sedimento potrebbe essere aurifero e scartando queste pietre potrei perderne un po'. Con la zappetta vado a disgaggiare questo bellissimo ghiaietto e a questo punto con la sessola vado a prenderlo e metterlo sul setaccio. Ne metto un pochino e dopodiché vado a setacciare. Sostanzialmente la sabbia più fine della rete passerà nel piatto, che io dopo andrò a lavare. Questo lo scarto vicino a dove ho scavato per poi ripristinare il buco. Procedo finché il piatto è pieno, per 2/3. Non conviene mai andare troppo profondi, tendenzialmente 15 cm sono sufficienti. Gli scarti del setaccio conviene metterli dove avete scavato per chiudere questo buco, e anche quelli che avete prima escavato. In questa maniera sarà molto comodo perché ogni piena il fiume può riarricchire il suo alveo di pagliuzze d'oro, sfruttando proprio queste pietre grandi come fossero dei freni naturali.
Andando a ripristinare quindi le depressioni che create durante l'escavazione permetterà che man mano che arriveranno le piene potreste andare a controllare gli stessi posti e sempre trovare un pochino d'oro da aggiungere alla vostra collezione. Adesso prendiamo questo piatto e andiamo a lavarlo. La prima cosa da fare è immergerlo nell'acqua. La seconda cosa da fare è far sì che questo sedimento rimanga tutto umido. Quindi bisogna muoverlo anche con le mani, dove l'acqua è calma e meglio, così non vi porta via questa sabbia, e andate a smuoverlo per riempirlo e colmarlo d'acqua tra un granulo e l'altro. L'acqua vi serve per suddividere i granuli più pesanti e densi da quelli più leggeri, i quali più densi andranno al fondo del piatto. L'oro è uno dei metalli più densi e pesanti che troverete lungo i fiumi e di conseguenza è ottimo utilizzo di un catino, perché l'oro va proprio al fondo dello strumento. Bisogna scuotere energicamente il piatto, tenendolo a filo dell'acqua. Adesso l'oro sta andando al fondo. È una procedura indiretta, cioè io vedo i risultati solamente alla fine del processo. Con questi movimenti ampi si va a scartare il sedimento più leggero, superficiale. Queste due fasi si alternano fino a ottenere il concentrato aurifero, cioè il poco sedimento pesante rimasto al fondo del piatto. Man mano che procediamo nel lavaggio, i sedimenti si ridurranno in volume e inoltre inizieranno ad avere un colore scuro, nero di solito, dovuta all'elevata presenza di un minerale chiamato magnetite. L'oro ci fosse, lo troveremo nel primo scalino utile, cioè quello che ha fatto l'effetto da trappola. Gli altri scalini sono per sicurezza. Quando si arriva a ottenere circa un cucchiaio di concentrato aurifero, si va a sfruttare il fatto che il piatto ha un fondo piano e pian piano con un velo d'acqua si va ad aprire il fondo cercando eventualmente dei puntini gialli che brillano. In questo caso abbiamo trovato in questo primo sondaggio o assaggio solamente due pagliuzze, una abbastanza bella di circa 1 millimetro. Andrò a raccoglierla per mezzo del mio ciucciotto e di conseguenza procederemo nell'arco della giornata a fare anche altri assaggi per cercare la punta aurifera migliore e solo lì andremo a utilizzare la canaletta. Di solito un posto ricco può essere considerato dal momento in cui soddisfa le vostre richieste. Nel mio caso si tratta dalle 15 alle 25 pagliuzze, qua ne abbiamo trovate 2, quindi semplicemente andrò oltre. Questa fase di ricerca è chiamata prospezione, infatti dovete capire che lungo un fiume aurifero l'oro tende ad essere concentrato in maggior quantità solamente in alcuni luoghi e non in altri. Solo in quelli migliori converrà quindi procedere con le vostre ricerche. Mi sono dimenticato di spiegarvi come funziona questo strumento. Sostanzialmente andrete a risucchiare le pagliuzze presenti al fondo del piatto e a formare un super concentrato aurifero al fondo. Mettete un filo d'acqua all'interno del piatto, la pagliuzza è qui, con questo andrò a risucchiare la pagliuzza. Battete sempre un po' sul fondo così che vada la pagliuzza nel contenitore, non rimanga nella canula, e nell'arco giornata spereremo di riempire questo contenitore con più pagliuzze d'oro possibili da poi separare a casa e vi farò vedere in un altro video come si fa. Adesso proseguiamo le nostre ricerche, spero di avervi fornito un paio di consigli utili anche per permettere a voi di diventare dei cercatori d'oro e andiamo a scoprire se ci fossero degli arricchimenti più importanti da eventualmente poi coltivare successivamente. Per coltivazione intendo sostanzialmente quando si va a lavorare ingenti quantità di sedimenti per ottenere molte pagliuzze d'oro. Allora, dal momento in cui fate prospezione, voglio darvi un consiglio. Prima vi parlavo di piatto, sostanzialmente di un catino che vi permette di suddividere le pagliuzze d'oro dal sedimento pesante presente nel sedimento iniziale che avete prelevato al fiume. Un piatto però non è molto capiente e nel caso in cui ci fosse tanto oro vi potrebbe indurre in errore, facendovi pensare che siete su un posto molto ricco. Ma nel momento in cui andate a magari a lavare molti sedimenti vedete che la concentrazione scende. È l'effetto del lavaggio con pochi sedimenti. Il mio consiglio è quindi quello di utilizzare un secchiello. In questo caso io ho misurato che può contenere circa 10 litri di sedimento setacciato al mio setaccio.
quindi logicamente sarà una quantità di sedimento molto elevata rispetto al mero piatto. Morale della favola: più sedimento andate a lavare e migliori saranno i risultati. Sicuramente troverete più oro, ma soprattutto la concentrazione sarà più realistica. Sostanzialmente avrete un'idea più aderente alla realtà di che cosa avete davanti in quei sedimenti. Quindi io qua adesso ho fatto un piatto, ho ottenuto 7-8 pagliuzzi, inizia a essere interessante. Potrei andare a fare un altro piatto, ma ho deciso di utilizzare il mio secchiello. Invece di lavare 2,5 litri 3 col mio piatto, setacciati ovviamente i sedimenti, andrò a lavarne 10, quindi circa 3 volte il piatto. Questo mi offrirà un dato più aderente alla realtà, quindi sostanzialmente sarò più sicuro se converrà in futuro andare a lavorare alla canaletta soprattutto, quindi aumentando ancora il volume di sedimenti lavati nell'arco della giornata, per trovare sempre più oro ovviamente. Questo è un ottimo posto, qua potrebbe esserci un sacco d'oro. Sono molto soddisfatto comunque della giornata, della prospezione. Finalmente qua sembrerebbe che abbiamo trovato un arricchimento interessante, in quanto su un piatto aver trovato 20-25 colori a mio parere è già soddisfacente. Poi comunque dipende moltissimo da voi cosa volete fare, dalle quantità giornaliere, anche perché circa con questi tenori, concentrazioni, una giornata di lavaggio si può ottenere circa poco più di mezzo grammo. Nel mio caso è soddisfacente. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, quali sono i vostri obiettivi. Cercheremo di aiutarci anche nei prossimi video per quanto riguarda una serie di consigli, in quanto stiamo andando verso le stagioni più belle, soprattutto a cavallo tra aprile, maggio e giugno, sono quelle ancora non molto calde al fiume, quindi proprio i mesi migliori per fare ricerca. Ricordate che nel caso in cui questi contenuti vi piacciono, l'iscrizione è sempre una mia grande soddisfazione al canale. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Ciao ragazzi!